Oggi parliamo anche di lui, Xi Dada, come lo chiamano in tanti in Cina, lo zio Xi. Insomma, Xi Jinping, qualcuno fa anche così quando parla di lui. Io a volte invece dico l'11° per farmi capire senza nominarlo. Xi Jinping, segretario del Partito Comunista, presidente della Repubblica Popolare, presidente della Commissione Militare Centrale e centro nucleo di tutto. Ora, perché parliamo anche di lui oggi? Perché dopo le purghe, su cui abbiamo fatto anche una puntata di Zoom Cina, il tema della sua successione è tornato d'attualità. Nel 2027 ci sarà il nuovo congresso del partito e tutto sembra indicare un quarto mandato di Xi. Ci approntiamo ad entrare nel ventennio di Xi Jinping, che però può avere molte forme, in teoria. E per capire cosa succederà dobbiamo raccontare che cosa è successo nel tempo in Cina. Oggi quindi parliamo di successione nella Repubblica Popolare Cinese. Cominciamo con una considerazione. In Cina non esiste un regolamento scritto che gestisca la successione del numero 1. Esistevano però delle convenzioni, delle regole non scritte stabilite da Deng Xiaoping. Poi ci arriviamo. Diciamo anche che fino all'arrivo al potere di Xi Jinping il Partito Comunista era attraversato da fazioni, da correnti, proprio come i partiti anche occidentali. E anche questo è importante perché contrariamente a quanto siamo portati a pensare, il Partito Comunista non è così monolitico come appare. Partiamo allora da lontano, dal 1976, l'anno della morte di Mao Zedong. Per Mao scegliere l'erede non era un atto politico, era proprio un test di fedeltà estremo che però nessuno è riuscito mai a superare. Il primo della lista era Liu Shaoqi, un teorico, l'uomo che in teoria avrebbe dovuto dare ordine alla rivoluzione, solo che muore senza cure durante la rivoluzione culturale, dopo essere stato additato come il Khrushchev cinese, cioè una roba brutta, ma brutta davvero. Per Mao Khrushchev era il male, perché aveva criticato Stalin e questo significava che un giorno nella mente di Mao si sarebbe potuto criticare anche lui, il grande timoniere. Poi è stata la volta di Lin Biao, un genio militare, il genio militare della guerra contro i giapponesi e contro i nazionalisti, fedelissimo di Mao e a lungo considerato il suo erede ufficiale. Solo che nel 1971 succede qualcosa. Lin Biao, non si sa bene, forse capisce che Mao sta per scaricarlo e prima di finire male, come chiunque altro era uscito fuori dalle grazie di Mao, tenta una fuga disperata verso l'Unione Sovietica. Fatto sta che il suo aereo precipita nel deserto della Mongolia e ancora oggi non sappiamo se sia stato abbattuto, se sia rimasto senza carburante o cos'altro sia successo. Ma il messaggio per i quadri del partito che esce a quell'epoca è molto chiaro. Essere il numero 2 di Mao significa avere un bersaglio sulla schiena. In ogni caso, Mao muore nel 1976 lasciando un ultimo leggendario biglietto, si dice, scritto a mano per il grigio burocrate Hua Guofeng. Con te al comando il mio cuore è a riposo. Il cuore di Mao forse era a riposo, ma il partito non era granché a riposo, anche perché alla morte di Mao i contendenti in realtà sono tanti. Mao aveva personalizzato il proprio comando, aveva fatto tabula rasa di pratiche e di regolamenti, tutto dipendeva solo da lui. E quindi nel 1976 la Cina si trova di fronte a un momento in cui tutto può succedere. Solo che pochi giorni dopo il funerale di Mao è già una battaglia aperta. C'è la banda dei 4, guidata dalla vedova di Mao, Jiang Qing, che finisce in manette. Lei di sicuro aspirava a prendere il potere, anche perché si dichiarava l'unica ortodossa rispetto al pensiero di Mao. Hua Guofeng rimane al potere pochissimo, giusto il tempo di farsi una foto, perché dietro di lui in realtà emerge l'uomo che la spunterà, Deng Xiaoping. Abilissimo a giocarsi le sue carte da rivoluzionario, specie con i vertici militari, tanto che non mollerà il ruolo di capo della Commissione Militare Centrale fino alla fine. Deng orchestra la rimozione soft di Hua Guofeng e si prende il partito, che all'epoca significa prendere in mano le macerie.
Il paese è allo stremo, è alla fame, è dilaniato dalla rivoluzione culturale, devastato dal grande balzo in avanti, e le priorità di Deng sono pratiche. Da un lato prova a sistemare l'economia e lancia le cosiddette 4 modernizzazioni con le quali pone le basi della Cina che conosciamo oggi. Potremmo dire che Deng Xiaoping inserisce un po' di capitalismo all'interno dell'economia pianificata e conia l'espressione socialismo di mercato. Ai funzionari dirà: voi quando vi chiedono ma che cos'è la Cina, più capitalista o più socialista, dite è un socialismo di mercato. Poi sistema le cose internamente. Deng capisce che il problema della Cina non è la mancanza di leggi, ma la mancanza di quella che potremmo definire un'uscita di sicurezza. Cioè il potere assoluto a vita è una condanna a morte in realtà per uno Stato che vuol diventare grande. E così Deng decide di diventare una specie di architetto del potere cinese, cioè stabilisce una serie di regole non scritte ma che vengono scolpite nella prassi politica, nella quotidianità politica, e sono regole che trasformano la Cina, potremmo dire, da un impero lunatico e mercuriale come era quello di Mao Zedong a una tecnocrazia tutto sommato prevedibile. E il sistema che mette insieme Deng Xiaoping è quello che viene chiamato della leadership collettiva. E ci sono alcune regole. La prima è il limite dei 2 mandati. Nessun segretario del partito può stare al comando per più di 10 anni, cioè deve fare 2 mandati da 5 anni l'uno e poi deve lasciare il posto a chi arriva dopo. È una limitazione temporale che serve, in pratica, a impedire la nascita di un nuovo Mao, in teoria. Ma a Deng non basta questo. Introduce anche la cosiddetta regola del 7 su 8 giù, Qi Shang Ba Xia. Se al momento del congresso hai 67 anni puoi restare o salire nel Politburo, ma se hai 68 anni devi andartene in pensione. È una regola biologica, spietata, che però garantisce il ricambio generazionale, impedendo che il vertice del partito diventi una specie di ospizio di gerarchi ottuagenari. Anche questo, tutto questo è in teoria e lo vedremo tra poco. Ora, ricordiamo un attimo velocemente in cosa si divide il Partito Comunista. C'è il Partito Comunista, c'è il Comitato Centrale, c'è il Politburo e c'è il Comitato Permanente del Politburo. E via via che si sale diminuiscono i membri. Oggi, ad esempio, il Comitato Permanente, che potremmo definirlo il cuore politico della Cina, è composto da 7 persone, tutti uomini. Bene, Deng decide di potenziare proprio questo organo. Cioè ogni membro ha un voto e il segretario generale è solo un primus inter pares. Per semplificare, in questo organo si riflettono anche quelle che sono le correnti, le fazioni del partito. E su questo aspetto dobbiamo ricordare che fino a qualche anno fa c'erano 2 grandi fazioni nel partito. Da una parte i Taizedong, come è ad esempio lo stesso Xi Jinping, cioè sono i principini, i figli di rivoluzionari, quella parte di aristocrazia rossa che sente di avere il diritto di sangue sul paese. Dall'altra ci sono i Tuanpai, cioè i funzionari che arrivano dalla Lega della Gioventù Comunista. Si dice siano più paternalisti, più attenti proprio alla leadership collettiva. Le 2 fazioni si odiano, si detestano l'una con l'altra, perché per i principini i Tuanpai sono dei bottegai, degli arrivisti, non hanno il sangue rivoluzionario che hanno loro. Tutto questo è emerso tra l'altro da alcuni documenti che sono trapelati nel corso degli anni. Per i Tuanpai i principini sono dei saccenti che vogliono il potere quasi per eredità, per dinastia, non se lo vogliono guadagnare sul campo in qualche modo. Quello che conta è che comunque le 2 fazioni hanno trovato un modo di convivere per lungo tempo. E poi c'è chi una fazione se l'è costruita da solo perché quando arriva al potere non appartiene a nessuna di queste correnti. E qui arriviamo a Jiang Zemin. Siamo nel 1989, il sangue di piazza Tiananmen non si è ancora asciugato. Deng ha appena silurato i suoi 2 delfini precedenti, Hu Yaobang e Zhao Ziyang, colpevoli di essere stati troppo morbidi con le proteste degli studenti. Deng ha un dilemma, ha bisogno di un uomo d'ordine che però capisca anche un po' di business, di economia, e pesca da Shanghai Jiang Zemin, che non è un rivoluzionario della prima ora, non ha il prestigio militare di Deng, è un ingegnere, è uno anche istrionico, a suo modo ironico, arguto, ed è anche un nerd, ed è il mio leader, diciamo, cinese preferito. E la sua scelta rappresenta però la nascita di una nuova fazione, la cosiddetta cricca di Shanghai, fatta di banche, di appalti immobiliari e di legami con il capitalismo globale.
Jiang quindi cosa fa? Comincia a piazzare i suoi uomini, mentre il partito smette di essere solo un apparato ideologico e diventa una specie di holding finanziaria, perché Jiang Zemin apre le porte del partito anche ai capitalisti con una teoria che passa alla storia come la teoria delle 3 rappresentanze. Da quel momento anche gli imprenditori possono iscriversi al partito. Lotta di classe, bye bye. Deng Xiaoping non si fida completamente di Jiang Zemin, cioè teme che Jiang possa creare una sorta di sua dinastia, no? Mettendo tutte le sue persone che arrivano da Shanghai, e che quindi questo clan possa finire per divorarsi il partito. E quindi con un'ultima mossa da grande maestro compie un atto di potere che la dice anche un po' lunga sull'illusione occidentale di vedere Deng come grande riformista. A Jiang Zemin affianca già quello che, secondo Deng, verrà dopo di lui, cioè Hu Jintao. E quindi il povero Jiang cosa fa? Deve vivere i primi anni del suo potere con l'ombra di Deng Xiaoping. Poi Deng Xiaoping muore, ma Jiang Zemin è già un'anatra zoppa perché si intravede il suo successore, Hu Jintao, che peraltro è l'opposto di Jiang Zemin, perché è un uomo appunto dei Tuanpai, della Lega della Gioventù Comunista, non arriva dalle famiglie nobili di Pechino, ma neanche da quel mondo economico tumultuoso di Shanghai. È un tecnocrate grigio, freddo, cresciuto nelle province povere del paese. Deng lo sceglie perché? Perché nel 1989 Hu Jintao gestisce con il pugno di ferro il Tibet. Addirittura Hu Jintao istituisce la legge marziale prima che venga applicata a Pechino, e quindi Deng in qualche modo capisce che potrebbe essere un uomo valido per guidare il paese e lo sceglie. Lo sceglie però con 10 anni di anticipo, e in questo modo Deng Xiaoping congela il futuro della Cina. Jiang Zemin si ritrova con un ospite forzato in casa che lui non ha scelto ma che non può neanche cacciare, e allora cosa fa? Prova a sabotarlo, prova a circondarlo di uomini fedeli alla sua cricca, a complicargli la vita, ma alla fine la regola di Deng tiene, perché nel 2002 Jiang Zemin cede il potere al suo successore in maniera pacifica, senza una guerra civile, senza spargimenti di sangue. Sembra il trionfo della ragione burocratica, sembra una Cina prevedibile, ma in realtà siamo di fronte solo a un periodo di calma prima di una tempesta, perché in questo cono d'ombra di queste scelte di Deng Xiaoping, di questo scontro tra tecnocrati, banchieri, membri della Lega della Gioventù Comunista, c'è un gruppo di principini che sta un po' lì a guardare e tutto sommato disprezza tutto quello che osserva e aspetta solo il momento di riprendersi quella che considera un po' la proprietà di famiglia, cioè il potere in Cina. E tra questo gruppetto di persone ce n'è uno che non ha nessuna intenzione di rispettare i processi di Deng Xiaoping. Ed eccoci quindi a Xi che arriva al potere come Hu Jintao in realtà in modo regolare, proprio come aveva previsto Deng Xiaoping. Nel 2007 Xi Jinping viene nominato vice capo della commissione militare e nel 2012 diventa il number one. Tutto questo succede dopo uno scandalo gigantesco, ma di questo ne sentirete parlare a breve ad Altri Orienti e sarà una sorpresa. Quindi, seconda successione pacifica ottenuta. Solo che Xi Jinping è un leader diverso dagli altri, che abbiamo imparato anche a conoscere un po' con il tempo, e abbiamo scoperto che era convinto di una cosa, cioè che le fazioni e la cosiddetta leadership del partito avrebbero finito per uccidere il partito stesso, trasformandolo in una specie di mercato di scambi mafiosi tra i clan. Per Xi Jinping quindi gli accorgimenti di Deng diventano una debolezza che permette alla corruzione di prosperare, ed è per questo che la sua prima arma che mette in campo è la campagna anticorruzione, che in superficie è una pulizia necessaria, sotto sotto diventa una delle più grandi purghe politiche della storia moderna, perché Xi Jinping non colpisce solo i moscerini, le mosche, cioè i piccoli funzionari, ma abbatte anche le tigri, distrugge praticamente la cricca di Shanghai, facendo tabula rasa di quella che era stata la distribuzione del potere da parte di Jiang Zemin, e annienta i Tuanpai di Hu Jintao, emarginando tutti quelli che erano i funzionari più in vista. Li arresta quasi tutti con l'accusa di corruzione. E poi nel 2018 Xi Jinping compie il gesto finale, cioè con un tratto di penna rimuove il limite dei 2 mandati presidenziali.
Nel 2022, nel congresso del partito, non indica un successore e ora, in attesa del 2027, sembra volersi prendere un quarto mandato. In pratica, dato che i cinesi contano le generazioni di leader a partire da Mao, la prima generazione, Deng la seconda, Jiang la terza, Hu la quarta, Xi la quinta, possiamo dire che la sesta generazione è stata asfaltata da Xi Jinping, che ricordiamo tra l'altro oggi ha 72 anni, quindi è relativamente giovane da un punto di vista politico per la Cina. E adesso? Andiamo verso un quarto mandato, quasi certo, ma senza eredi in vista. Oppure Xi Jinping potrebbe decidere di rimanere solo come presidente o nominarsi timoniere e lasciare andare avanti altri. Ma la domanda è: chi? Quali altri? Proviamo però a fare qualche nome. Il primo è quello di Ding Xuexiang, 63 anni, attuale vice premier, membro del comitato permanente del Politburo, è considerato una specie di ombra di Xi Jinping perché ha gestito per anni il suo ufficio politico. Un altro profilo è quello di Chen Jining, 62 anni, segretario del partito a Shanghai e membro del Politburo. È l'ex rettore della prestigiosa università Tsinghua e si dice anche che Xi Jinping lo stimi moltissimo per la sua capacità di coniugare competenza tecnica e gestione amministrativa. Poi c'è Li Ganjie, 61 anni, che oggi ricopre il ruolo strategico di capo del dipartimento dell'organizzazione del Politburo, praticamente una specie di guardiano delle nomine, ed è anche quello che garantisce che ogni quadro sia fedele alla linea ideologica del segretario generale. Poi c'è Yuan Jiajun, 63 anni, capo della municipalità di Chongqing e membro del Politburo. È l'esempio dei tecnocrati promossi da Xi Jinping. Lui ha un'efficienza sia all'interno del programma aerospaziale che come amministratore. Infine, per la generazione più giovane si fa il nome di Zhuge Yujie, 54 anni, attuale vice segretario nello Hubei. Lui è uno di quelli che è cresciuto all'interno del sistema di potere consolidato da Xi Jinping in questi anni e non ha alcun legame con quelle che erano appunto le vecchie fazioni del passato. Gli analisti ritengono quindi che i potenziali successori saranno probabilmente scelti tra un gruppo di figure di secondo piano nate negli anni 70. Rimane però un fatto: l'incertezza sulla successione pesa, perché in un sistema autocratico questo fatto diventa un paradosso. Se nomini un successore crei un rivale, ma se non lo nomini crei il vuoto. La Cina torna così a un paradosso politico che potremmo definire maoista, cioè un paese immenso, una superpotenza nucleare e tecnologica, la cui stabilità dipende interamente però dalla salute di un solo uomo. Mettiamola giù nel modo più brutale: se Xi Jinping dovesse morire domani, e naturalmente non glielo sto augurando, non c'è nessuno che stabilisca chi debba prendere il suo posto, non ci sono neanche fazioni strutturate per negoziare un eventuale compromesso. E potrebbe quindi accadere quanto ogni cinese teme di più: il caos. A lunedì prossimo.